Piramidi ed energia, da indice alfabetico. Un caro saluto. Ancora non riesci a capire quanto ci stanno mentendo. Credi a tutto e a tutti. E non devi credere a me, ma a te, alla tua capacità di analisi critica, non agli altri. Credi agli altri perché ti hanno prosciugato l'intuizione, ti hanno derubato della tua intelligenza naturale e hai sempre bisogno del sostegno degli altri e credi ancora che gli altri valgano più di te. Quanto segue è accaduto veramente. Era il 1994 ed ho letto E venne chiamata Due cuori della scrittrice Marlo Morgan, un libro su fatti veri che parlava della spiritualità degli aborigeni australiani. Mi era talmente piaciuta la semplicità della traduzione in italiano che ho chiesto ad un amico che tornava dagli States di portarmi una copia in lingua inglese. Effettivamente il toccante romanzo dell'esperienza della scrittrice era scritto in modo veramente semplice. Dopo parecchi anni, dalle analisi e dalle denunce degli aborigeni australiani, come per l'allunaggio, si scopre che è un falso clamoroso. Eppure ancora oggi il libro viene venduto e molte persone credono che sia una storia vera. Però, a differenza della NASA, la scrittrice, oltre alle scuse, ha dichiarato che è un falso e non contiene fatti reali. Ti ho appena fatto l'esempio di un libro, ma prova ad immaginare quanti credo ti iniettano sulla scienza, sulla medicina, sulla storia, sul cibo, perché esseri che divulgano queste info sono guidati solo dal guadagno monetario, non dalla verità dell'anima o per la salute del corpo dei loro simili. Ho fatto questa premessa per invitarti ad usare il materiale a disposizione sulla preziosa pagina indice alfabetico riguardo le piramidi e le energie. Nel recente video Piramidi e radar sintetico hanno postato questa domanda. Avete confrontato le scoperte fatte con il video Great Pyramid 3D Electromagnetic Power Plant Walkthrough del 2009 con il libro Giza Power Plant di Christopher Dunn del 1999? La mia risposta: sono due spiegazioni ed ipotesi completamente diverse, ma con lo stesso fine: divulgare senza alcuna prova concreta fatti che non si conoscono, attirando curiosità, oltre a rinsaldare, come nel terzo caso, l'esistenza dei satelliti che non hanno alcun tipo di motore per accelerare o frenare o modificare i loro movimenti nel vuoto dello spazio. E su questo video aggiungo: immagina cosa succederebbe fra una spazzolata del radar sintetico e l'altra, quante nanoparticelle metalliche che vengono continuamente errorate dagli aerei incontreranno i fononi per fornire un risultato di pixel completamente errato. Su indice alfabetico, cliccando sulla voce Michael Tellinger levitazione, si apre il video 200.000 anni di vecchia levitazione Michael Tellinger, pubblicato il 6 gennaio 2018, dal minuto 32:47, ma dovresti gustarti tutto l'interessantissimo lavoro. Quindi, quando osserviamo le antiche strutture costruite con le rocce, vi rendete conto che questi signori sapevano esattamente cosa facevano e sapevano che queste rocce erano gli strumenti che dentro di loro portavano informazioni, capacità di immagazzinamento, erano fonti di energie. Le rocce erano usate per questo, non perché erano stupidi, erano molto intelligenti. Siamo noi gli stupidi, ma possiamo raggiungerli velocemente. Ora, quello che è veramente ovvio è che tutte queste antiche strutture, come le piramidi o Borobudur, erano degli antichi macchinari, erano dei macchinari giganteschi costruiti con le pietre, dalle sostanze cristalline per creare o condurre delle specifiche funzioni. Sono le funzioni che non abbiamo risolto. Per cosa sono stati costruiti? Cosa si suppone facessero? Questo è il motivo per cui sono allineati col movimento del Sole, perché noi diciamo: guarda, questo è l'equinozio, il solstizio, il nord, e noi pensiamo perché adoravano il Sole. No, stupidi.
Questo è il nostro stupido modo di immaginare che gli antichi erano stupidi. Hanno costruito questi macchinari perché questi macchinari erano allineati col Sole, perché il Sole metteva in funzione questi macchinari quando il Sole sorgeva sull'equinozio da quella parte ed il primo raggio di Sole passava in questo passaggio colpendo la roccia in piedi di cristallo. Lo sapete perché tutte le pietre hanno dei cristalli dentro di loro. È come entrare nel vostro computer. Accende il macchinario e questa esegue tutte le funzioni che si suppone debba fare finché il Sole si sposta là sopra dove il raggio arriva su un altro passaggio e ne colpisce un altro. La luce del Sole o il suono del raggio solare, tutta la luce solare, colpisce un'altra roccia e fa sì che la macchina smetta di fare quello che sta facendo o esegua un'altra funzione. Questo è il motivo per cui erano allineate col movimento del Sole, pertanto funzionavano sia che fossero operative o meno. Non dovevano starsene seduti ad aspettare per farle lavorare, lavoravano per proprio conto. Erano alimentate dal suono della Terra ed attivate dal movimento del Sole. Voglio dire, era maledettamente brillante, è così semplice. E adesso abbiamo capito che quelle energie sono ancora là, perché questa è una fotografia scattata alle piramidi. E c'è ancora una enorme energia che fuoriesce dalle piramidi. Addirittura gli schemi simmetrici Stonehenge, anche se sono stati ricostruiti completamente, ci sono ancora degli schemi simmetrici che fuoriescono da Stonehenge, i quali indicano che la struttura originale è stata creata per una cosa specifica, un dispositivo risonante, un dispositivo di energia. E adesso arriviamo alla interessante griglia della Terra, che sembra colleghi tutti questi antichi luoghi della Terra. Da adesso capite che si tratta di una griglia magnetica, non sono le linee temporanee o altre fantasie. In realtà sono degli specifici esempi che si creano dalla risonanza della Terra e dai campi magnetici che si creano. Da La teoria della gravità confutata in 10 minuti, a cui accedi dalla voce gravità confutata in 10 minuti al minuto 2,55. Esistono diverse possibilità che non hanno nulla a che fare con la forza immaginaria gravitazionale, la quale spiega questa tendenza verticale. Una di quelle più influenti è la carica elettrostatica della Terra. Sappiamo che se qualcosa ha questa carica elettrica va ad esercitare una forza di attrazione. È stato dimostrato che più alta è l'altezza, più alta è la potenza elettrica. E per questo le piramidi e le torri di Tesla sono state costruite ad una certa altezza per raccogliere l'energia libera che si trova nell'etere. Dalla playlist Roberto Morini, fisico nucleare, Terra, il grande inganno, composto e pubblicato il 25 ottobre 2017. Al minuto 25:33. Si osserva come il firmamento appaia ruotare intorno ad Al-Nitak in senso antiorario, andando indietro nel tempo. Se nel primo caso, età presunta della grande piramide, la cintura d'Orione apparve notevolmente fuori asse rispetto alle piramidi, nel secondo caso, primo tempo di Orione uguale 10.500 a.C., lo scarto appare assai minore. Tuttavia soltanto la mappa astronomica del 12.000 a.C. consente di realizzare la perfetta coincidenza fra l'asse della cintura e quello delle 3 piramidi di Giza. È semplicemente impensabile che Sirio, l'astro più importante per la civiltà egizia, non abbia parte alcuna nello schema, ma su questo aspetto la teoria di Bauval e Hancock è piuttosto carente, poiché Sirio non vi riveste alcun ruolo. Sempre dal materiale del fisico nucleare Roberto Morini, dal video Deriva di continenti e slittamenti SIAL, pubblicato il 31 agosto 2019, dal minuto 29:19. Dalla ricercata distribuzione di centinaia di monumenti megalitici e di altre strutture più modeste come certe cattedrali, si veda un dettagliato esempio, si evince chiaramente non solo l'intento di trasmettere una conoscenza atavica, impressa indelebilmente, vere e proprie enciclopedie in pietra, ma anche il tentativo di creare dei punti di contrasto all'irrefrenabile stupidità umana, che tende sempre a sovvertire l'ordine, armonia delle cose. Le principali regioni in cui troviamo delle piramidi sono sulla longitudine 0 gradi della griglia della Terra, Egitto, Piana di Giza, sulla longitudine di 120 gradi, Kukulkan, Mesoamerica, piramidi Maya e Azteche, e sulla longitudine 240 gradi, Giappone, piramidi sottomarine. Queste 3 zone non sono una coincidenza, segnano le linee più forti di energia sulla Terra e sono definite dalla forma platonica del tetraedro. Chiaramente nella descrizione il primo meridiano è ricondotto alla sua vera origine, come era prima che la smodata megalomania anglosassone lo spostasse arbitrariamente a Greenwich.
Dal video nuovo importante libro in lingua inglese sulla Tartaria, gratuito in PDF, che trovi sotto la voce Tartaria, presentazione libro in inglese PDF. Puoi scaricare inoltre la traduzione in lingua italiana, pubblicato il 12 ottobre 2020 dal minuto 16:55. Ma nuovamente queste non sono torri di difesa né torri di osservazione o cose simili. Si tratta di accumulatori di energia gratuita e qui ecco le centrali elettriche. Costruzioni bianche e rosse. E la cronologia va oltre fino alle piramidi, anche quelle erano centri di energia, per diversi propositi, per molteplici propositi. E in questo libro, Il seme della conoscenza, pietra dell'abbondanza, si può entrare a capire come la maggior parte delle piramidi sono state costruite sopra l'acqua ionizzata, con l'acqua sotto il terreno, per condurre l'energia usandola come fossero pozzi. Grazie per aver guardato fino in fondo. Non dimenticare, se ancora non lo hai fatto, di regalare o regalarti i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, sempre in pronta consegna. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè è ben accetto attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione.